una marea di cavi per ricaricare un'infinità di dispositivi. Sicuramente ti sarai trovato in questa situazione anche tu ed è sgradevole, però presto potrebbe essere soltanto più un brutto ricordo grazie all'Unione Europea. Volendo parafrasare Tolkien, un cavo per controllarli tutti. Ma attenzione, perché quella di cui ti sto per parlare non è soltanto una questione di comodità. Ciao e benvenuto su Takeaway. Allora, come ti dicevo, oggi parleremo di una decisione della tanto bisfrattata, a volte anche con ragione, Unione Europea, ovvero l'unificazione col sistema USB-C di tutta la cavistica relativa alla ricarica dei nostri accessori. Infatti dal 28 dicembre scorso tutti i dispositivi elettronici venduti sul territorio dell'Unione Europea devono essere dotati rigorosamente di porta di ricarica USB-C. Ma chiariamo subito che non si tratta di una banale formalità. Certo, contribuisce a rendere più facile e comoda la vita di tutti noi fruitori, ma non soltanto, perché ridurrà i rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, e soprattutto farà risparmiare milioni di euro ogni anno. Chiariamo subito che l'obbligo di utilizzare rigorosamente delle porte USB-C non nasce dal nulla, non è che un burocrate di Bruxelles si è svegliato un mattino e ha deciso così. L'Unione ci lavora infatti da più di un decennio, con l'obiettivo di eliminare la frammentazione, quindi la quantità veramente enorme, industriale, di rifiuti elettronici generati dalle diversi standard utilizzati finora. Pensiamo ad esempio ai connettori Lighting di Apple piuttosto che ai connettori micro USB molto diffusi. Generavano la presenza di cavi in tutte le case come quelli che ti ho fatto vedere prima, che spesso e volentieri poi finivano nel cestino in modo assolutamente incontrollato ed indifferenziato. Ma facciamo un piccolo viaggio nel tempo per capire come siamo arrivati a questa situazione. Pensa ai primi anni 2000. Ogni brand, ogni marca di smartphone aveva la sua tipologia di connettore. Samsung, Sony, la gloriosa Nokia. Il risultato erano cassetti pieni di cavi e di caricabatterie inutilizzati e montagne di rifiuti elettronici. Poi è arrivata l'era della micro USB-C, che è stato un primo tentativo di realizzare uno standard univoco per tutti, però non è ancora bastato, perché comunque c'era ancora la scomodità, e l'hai vissuta sicuramente, dell'inserire il cavo nella modalità sbagliata e quindi non entrava sostanzialmente. Poi negli ultimi anni si è andato sviluppando lo standard USB-C, che ha una serie infinita di vantaggi che vedremo fra poco. Ma se ti stai chiedendo perché questo cambiamento è così importante, ti invito a tenere conto dei numeri. L'Unione Europea presume che questa standardizzazione farà risparmiare ogni anno 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici. E dal punto di vista economico il risparmio, il vantaggio è altrettanto impressionante. Parliamo di 250 milioni di euro a livello europeo risparmiati annualmente, sempre secondo le stime della stessa UE. Il che vuol dire un risparmio medio di 10-20 euro annuo per ciascun consumatore, che preso singolarmente effettivamente è una cifra abbastanza risibile, però messi tutti insieme fanno cumulo. Pertanto dal 28 dicembre scorso tutti i dispositivi elettronici, e ti sto parlando quindi di smartphone, di tablet, di cuffie, di auricolari, gran parte delle console portatili e anche gli e-reader devono essere dotati, per poter venire venduti sul territorio UE, di porta USB-C. Però attenzione, questo non è che un primo step. Se infatti hai notato, tra gli accessori che ho citato non ho parlato dei laptop, dei computer portatili, perché per loro la scadenza è rinviata nel tempo, è rinviata al 28 aprile 2026, data entro cui dovranno tutti i produttori adeguarsi alla normativa. Questo perché la maggior richiesta di energia da parte di un laptop richiede una tecnologia ancora più avanzata rispetto a quella normalmente, comunemente disponibile. Di conseguenza l'Unione Europea ha dato ancora un paio di anni per lavorarci. Se ti stai chiedendo cosa succederà ai dispositivi che hai già in casa o quelli che comunque hanno raggiunto gli scaffali dei negozi prima del 28 dicembre 2024, la risposta è nulla. Nel senso che si potrà continuare normalmente a venderli, non vi è un divieto di vendita, ma il divieto di produrli, di mettere nuovi accessori che non abbiano la porta USB-C. Quindi tutti quelli che hai a casa continueranno a funzionare, così come quelli con porta micro USB-C, ad esempio, che potrai andare a comprare nel negozio sotto casa senza alcuna difficoltà. Per una transizione vera, completa e una sparizione che io veramente sogno di tutti i cavi micro USB e connettori proprietari e quant'altro, bisognerà attendere qualche anno per un normale ciclo di invecchiamento degli prodotti.
Quindi abbiamo parlato di comodità d'uso perché non dobbiamo girare il connettore un'infinità di volte per riuscire a collegarlo, di risparmio in termini economici, di risparmio in termini di rifiuti, ma non sono questi, per quanto importanti, gli unici aspetti vantaggiosi di questa piccola rivoluzione europea. Infatti l'USB-C è uno standard altamente performante. Supporta una velocità di trasferimento dei dati, che naturalmente è variabile da cavo a cavo, ma adesso senza entrare troppo nel tecnico, in ogni caso superiore rispetto a quella degli altri tipi di connettori. In altre parole non è soltanto più pratico, ma migliora anche la tua esperienza d'uso quotidiana. Chiaramente non tutti hanno accolto con entusiasmo questa piccola rivoluzione, anche fra i produttori. Apple a lungo ha cercato di opporsi per mantenere il suo connettore Lightning, come probabilmente sai, però alla fine hanno dovuto capitolare anche loro e passare da Lightning a USB-C, a partire dalla commercializzazione dell'iPhone 15. Di conseguenza, il fatto che un gigante come Apple capitoli di fronte a questa richiesta è un segnale tangibile che qualcosa è davvero cambiato. Tieni conto tra l'altro che la commercializzazione di prodotti ed accessori elettronici rigorosamente con porta di ricarica USB-C è soltanto un primo, per quanto importantissimo, passo verso una ulteriore modifica delle nostre abitudini. L'Unione Europea caldeggia infatti da molto tempo lo sviluppo di una ricarica wireless universale che possa quindi venire utilizzata per qualunque dispositivo elettronico, e questo ridurrebbe ulteriormente la presenza e la necessità di cavi in giro per casa, cavi e caricatori naturalmente. Adesso però sono davvero curioso di sapere cosa ne pensi tu di questa piccola rivoluzione, torno a chiamarla così un po' enfaticamente, ma in questo caso il termine ci sta, perché davvero cambia la quotidianità della nostra vita. Sei d'accordo e anche tu non vedevi l'ora di liberarti dei troppi cavi micro USB, lighting e proprietari che hai in giro per casa, o avresti preferito continuare su una suddivisione come era in precedenza, prima di questa decisione dell'Unione Europea? Fammelo sapere lasciandomi un commento qui sotto, sono davvero curioso di leggerli. Infine, prima di salutarti, ti ricordo che se questo video ti è stato utile, ci faresti un enorme favore lasciando un like, iscrivendoti al canale ed attivando la campanellina delle notifiche qualora tu non sia già iscritto o non abbia attivato la campanellina, condividendo questo video con quante più persone possibili per far conoscere anche a loro questa novità introdotta nell'Unione Europea e, come ti dicevo prima, lasciando un commento qui sotto. Tutte attività che a te non costano nulla in termini di tempo, se non qualche secondo appunto per un paio di click, ma per la crescita di Techaway sono davvero enormemente importanti. Quindi se vorrai fare una o più di queste cose io te ne sarò davvero grato fin da ora.